Buonasera a tutti, eccoci al secondo appuntamento con Richard Katz che vi sta parlando in diretta dalla California. E il webinar di stasera prosegue quello già iniziato la scorsa volta e Richard parlerà dei prodotti per superare le paure, lo stress e tutte le situazioni di ansia legate al momento. Quindi continueremo nella spiegazione di alcuni rimedi floreali, del motivo per cui si usano e come vanno usati in questo tempo di Covid. Vi auguro una buona visione e una buona attenzione a quello che dirà questa sera Richard. Richard, now you can talk, introducing your webinar. Thank you. So greetings from Terra Flora. Here it's winter time. Allora, un saluto a tutti da Terra Flora, dove la neve è caduta copiosa durante questo periodo invernale. And this is important for us who love wildflowers because the mountains are being covered with a blanket of wonderful snow now. E questo è importante per noi che amiamo i fiori perché ora le montagne sono coperte da una coltre di neve. And so during the summer when the snow melts and all the streams are flowing, it feeds the wildflowers in the meadows. E questo è importante perché poi la neve si scioglierà e creerà tutti quei meravigliosi ruscelli che permetteranno ai fiori di crescere nei prati. And so one treat I have for you today, as we see not only some pictures of the flowers, but some videos we made at Terra Flora and in the mountains. E qui oggi ho un piccolo regalino per voi, per cui non vi presenterò soltanto delle immagini di fiori, ma anche un video che abbiamo girato qua a Terra Flora e sulle montagne. So, as we started last time looking at the different essences and formulas that can help us in these challenges. Quindi la volta scorsa abbiamo iniziato a guardare alcuni dei fiori che ci possono aiutare in questo periodo difficile. So this time we'll be covering the second two of these, the sources of health and vitality and developing protection and inner strength. E oggi invece andremo ad analizzare quei fiori che ci riconnettono con la fonte della vitalità e ci permettono di rafforzarci per poter affrontare le difficoltà. And I want to recall this quote from Dr. Bach. E vorrei ricordarvi questa citazione del dottor Bach. And what Dr. Bach is reminding us is that this path of healing is not simply a matter of eliminating disease, but a lesson, the opportunity. E quello che vorrei ricordarvi è quello che il dottor Bach dice, è che la sofferenza non è soltanto una maniera che non dobbiamo soltanto eliminare la malattia, ma anche apprendere una lezione. So the first step in healing is really contacting our source of health and vitality. Quindi il primo passo per la guarigione consiste nel contattare la nostra fonte di salute e vitalità. And this is often neglected in our medical system, which is very expert in fighting disease, but which typically ignores that which promotes health. E questo è un aspetto che spesso è trascurato nel nostro sistema sanitario, che di fatto affronta la malattia, combatte la malattia, ma non ci aiuta a metterci in contatto con la nostra forza vitale. So I'm going to start with this formula that we call in English Active 8. Quindi inizierò con questa formula che si chiama attivare, Active 8 in inglese perché è composta da 8 fiori. And it's kind of a play on words because Active 8 is made up of the words for active and the 8, meaning the 8 flowers.
Ed è un po' un gioco di parole, come ho già anticipato, perché active, attivo, e 8, 8, in inglese il suono corrisponde al nostro attivare, 8 perché è composto appunto da 8 fiori. So active 8 is very important to help us mobilize our will. E activate è molto importante per aiutarci a mobilitare la nostra volontà. You know, sometimes when we feel despondent and depressed, we have to work with our feelings. We have to feel more upliftment. Di fatto quando ci sentiamo giù di corda e depressi, dobbiamo lavorare con le nostre emozioni e cercare di tirarci su, letteralmente. But another way to overcome such feelings is to begin to act with clear purpose. Ma un'altra maniera di andare oltre questo tipo di emozioni consiste nell'agire con una finalità attiva, con un proposito attivo. Because when we feel overwhelmed by situations of challenge, when we feel paralyzed, then to have some movement of our will is very healing. Perché quando siamo travolti da delle situazioni, ci sentiamo paralizzati, mobilitare la nostra volontà è di fatto il primo passo per la guarigione. So you're probably familiar with many of these flowers. You can see the brilliant yellows and reds in some of them. Probabilmente conoscete molti di questi fiori, vedete tutti questi colori brillanti, gialli, rossi. I'm going to discuss some in the range of light that you may be less familiar with. E parlerò anche di alcuni che fanno parte della serie Range of Light, che magari conoscete un po' meno. For example, here is the red larkspur. Per esempio, qui abbiamo Red Larkspur. You may be familiar with the purple larkspur in our main kit, which is for leadership. Forse lo conoscete perché è uno dei fiori che va a sostenere la leadership. This one is much more dynamic. I could say even more choleric than the royal purple larkspur. Questo è molto più dinamico, direi quasi più collerico del Royal Larkspur. You know, I'm going to show you something that I feel about it, because when I look at that plant, I feel like all the energy is coming from behind me going forward. E quando io guardo questa pianta e prendo questa pianta, è come se sentissi che ho tutta l'energia che parte da dietro di me, da dietro la mia testa, e va in avanti, mi spinge in avanti. What this red larkspur does is it catalyzes the red forces of our vitality to move and to inspire other people into action. Quello che fa il fiore di fatto è canalizzare le nostre forze rosse, quindi energetiche, e ci muove, ci attiva affinché possiamo a nostra volta attivare gli altri con intenzione. For example, this has been useful for people who need to take charge of a rescue or relief operation, to direct others into action. Per esempio, questo fiore può essere molto utile per coloro che devono diciamo, guidare delle operazioni di salvataggio e organizzare le operazioni proprio di salvataggio. Here's another red flower, the red penstemon. Qui abbiamo un altro fiore rosso che è Red Penstemon. Now you may be familiar with several other in the penstemon genus, the mountain pride and the penstemon of the high mountains. Forse ne conoscete alcuni altri di fiori che fanno parte del genere Penstemon, come Mountain Pride, and what was the other one? The one we call penstemon that grows in the high mountains. Quello che chiamiamo Penstemon, che cresce in alto, sulle montagne, in altitudine. This one grows at somewhat lower elevations, but it grows in the edges of the rocky cliffs. Questo cresce a delle altitudini più basse, ma cresce sui bordi delle scarpate. I think of people who like what we call extreme sports. Sorry?
Ok, e penso Extreme che sports. è un fiore che va bene per quelli che amano gli sport estremi. What it does is this red penstemon gives us the determination, the tenacity when we face physical obstacles or challenges. È un fiore che ci dà proprio la determinazione e la capacità proprio di affrontare delle sfide proprio sul piano fisico, la tenacia proprio. Sometimes the challenges we face seem so overwhelming that we feel paralyzed. So this helps us overcome the paralysis of the will. A volte le sfide che dobbiamo affrontare sono talmente enormi che ci paralizzano, e questo ci aiuta proprio a mobilitare la volontà per superare la paralisi. And now here's another flower that grows in a similar habitat. E qui abbiamo un altro fiore che cresce in un habitat molto simile. It grows on the dry side of the Sierra Mountains, and yet is usually found near water. E cresce sui versanti asciutti, secchi delle Sierra Mountains, e tuttavia lo troviamo accanto all'acqua. So it has this brilliant yellow, radiant, masculine force. E qui porta questa forza maschile gialla e radiante, radiosa. But it nourishes that with the waters of life. So it's a real integration of masculine and feminine. Che però è nutrita dalla forza dell'acqua, quindi è veramente un'integrazione tra un aspetto maschile e uno femminile. So now I'm going to talk about the green flowers in the grounding green formula. Ora vi parlo dei fiori verdi che fanno parte della formula, che compongono la formula Grounding Green. See, green is the color of the vegetative mantle of the earth. Il verde è il colore del mantello vegetale della terra. All the grasses and all the leaves that are green. Tutte le erbe, tutte le foglie sono verdi. And most flowers reach beyond green to a full rainbow expression of the colors of the soul. E la maggior parte dei fiori va oltre il verde e si manifesta nell'arcobaleno in tutta una serie di colori che rappresentano un po' tutti i colori dell'anima. But the green flowers have a special role to strengthen the alignment between the body and the earth. Ma i fiori verdi hanno un ruolo speciale, loro rafforzano l'allineamento tra il corpo e la terra. They help us to feel the life force of the earth in our own bodies. Ci aiutano a percepire la forza della terra all'interno del nostro corpo. So I'm going to illustrate that with some videos of Patricia and myself talking about these green flowers. E vi illustrerò questi concetti tramite alcuni video di me e Patricia che parliamo di questi fiori verdi. First is the lady's mantle. Qui abbiamo Ladies Mantle. And this one brings these magnetic healing forces through our heart and hands. E questo fiore porta queste forze magnetiche verdi attraverso il nostro cuore e le nostre mani, le fa fluire attraverso il cuore e le mani. You can see that the botanical name, alchemia, sounds like alchemy. Vedete che il nome botanico, alchemilla, assomiglia molto ad alchimia. And I'm remembering that one of the key healing remedies of alchemy was to collect the dew, the morning dew off the plants. E mi viene in mente che uno dei rimedi chiave dell'alchimia consisteva nel raccogliere la rugiada del mattino dalle foglie. Yeah, and you might know that Dr. Bach's first flower remedies were made from the dew on the flowers. Forse vi ricorderete anche che il primo rimedio floreale del dottor Bach era stato fatto proprio dalla rugiada presente sui fiori, raccogliendo la rugiada dei fiori. Okay, you can see the picture on the right, how the lady's mantle holds the dewdrops in
in its leaves, like in its hands. E vedete nella figura a destra che abbiamo Lady's Mantle proprio che contiene queste gocce di rugiada proprio come se le raccogliesse nelle proprie mani. So now I bring you Patricia at Terra Flora with the Lady's Mantle. E ora vi porto da Patricia a Terra Flora con Lady's Mantle. Here I am with the lady's mantle. What a beautiful flower this is. It grows close to the ground and with these beautiful curving green leaves, and it makes beautiful chartreuse flowers in the spring. One of my favorite things to do with lady's mantle is this, to just put beautiful waters held by the leaves of this plant all over my body. It's so wonderfully refreshing. And the lady's mantle actually is one of the plants that was used by the alchemists for its dew, for its healing properties in its dew. And we find with the lady's mantle that this is a very important flower for increasing our own healing qualities with regard to magnetic forces. And now we talk about the green bells of Ireland. E ora parliamo di Green Bells of Ireland, le campane verdi dell'Irlanda. It actually doesn't come from Ireland, but I think it was named that way because the Irish loved the fairy folk, the elemental beings. Ma che di fatto non viene dall'Irlanda, ma credo che sia stato nominato, gli sia stato dato questo nome perché gli irlandesi amano gli esseri elementali, le fate. It's a kind of magical plant, I think. E io credo che sia una pianta un po' magica di fatto. The green part is actually the calyx, this beautiful cup-like shape. La parte verde di fatto è un calice verde. I think of it as like a big ear that helps us to listen to the nature spirits. Ed è una sorta di grande orecchio che ci aiuta ad ascoltare lo spirito della natura. So here is Patricia talking about the green bells of Ireland growing at Terra Flora. E qui abbiamo Patricia che vi parla di Green Bells of Ireland che crescono a Terra Flora. Hello, I'm with the Green Bells of Ireland here at Terra Flora. And it's called green bells because these calyxes really are like a bell shape holding this tiny flower. This is a plant that reminds us somehow of receptivity, these holding gestures of these cups. It stays within the green even when it flowers, and so it has a connection to all of the green mantle of life in nature. A kind of ability to listen, to hold, to receive, and to be mindful of how nature lives in our very bodies. It's such a fragrant flower as well. It has a spicy kind of fragrance, which is earthy, and yet at the same time uplifting. And curiously, it has little spikes growing along the stem, as though to remind us of a certain kind of intensity, even ferocity, with regard to how our body ought to be able to be strong enough, resilient enough, and yet receptive enough to actually feel what nature has to say to us. And now the green rose. E ora abbiamo Green Rose, rosa verde. You might remember that it was part of the fearless formula we discussed in the last session. Forse vi ricordate che faceva parte della formula di cui abbiamo parlato la volta scorsa. So in this grounding green formula, it promotes an expansion of the heart consciousness in connection with all the living beings of nature. Quindi in questa formula che è il Grounding Green promuove la connessione tra come si può dire,
il radicamento e la forza della... Can you repeat that, please, Richard? Well, I think I missed something that I would like to repeat. Have that on the screen, and includes, overcoming fear and mistrust, all these defensive barriers. Ok, quindi ci aiuta a superare la paura e tutte queste barriere che impediscono che ci impediscono di comprendere e avere maggiore compassione. And I'll explain more in this little video coming up. E ora vi spiego qualcosa di più in questo piccolo video che vi trasmetto ora. The rose teaches us to embody love. Its deep roots, vigorous stems, and fierce thorns express a dynamic connection to the life forces of the earth. In most roses, we then have the polarity of the delicately colored blossoms, representing the cosmic beauty and harmony of love. Then what is this green rose, whose flower consists only of these slightly red-tinged green sepals? Traced back to the ancient alchemical tradition in Persia and China, the green rose anchors the heart forces more strongly to the life matrix of the earth. Thus, the green rose flower essence helps us overcome fear and separation, to feel a heart connection with the life of the earth and all beings, beyond boundaries of religion, nationality, gender, race, and species. Green rose can be understood as a deepening of the lesson of Dr. Bach's holly essence, to feel the unity of all life. We can then look to the life of St. Francis of Assisi as one who embodied the green heart that is the gift of the green rose, a deep caring for all of life, and a fearless compassion to serve those who are suffering. So I think you in Italy will appreciate that connection to the green heart of St. Francis. Credo che in Italia voi apprezzate sicuramente il collegamento tra Green Rose e il cuore verde e San Francesco di Assisi. And so now the green cross gentian, one of my favorite ones. E qui abbiamo Green Cross Gentian, che è uno dei miei fiori preferiti. You'll remember that perhaps from the post-trauma formula we discussed last time. Forse ve lo ricordate, ne abbiamo parlato la volta scorsa parlando della formula post-trauma. So here the connection to the earth gives us the strength for service to overcome setbacks. E qui la forza della connessione con la terra ci consente di superare i nostri fallimenti, le battute di arresto. So while I'm looking out the window of the snow coming down here at Terra Flora, e ora go ahead. Sto guardando fuori dalla finestra, vedo la neve che cade qui a Terra Flora. I think of my time up in the mountains when all the melting snow was greeting these flowers. E mi viene in mente quando mi trovavo sulle montagne e la neve che si scioglieva e nutriva questi fiori. So here I am with the green cross gentian. E qui mi ritrovo con Green Cross Gentian. Hello, this is Richard greeting you from the Sierra Nevada mountains. It's a beautiful sunny day in mid-August in 2019. And I'm here at about 8,200 feet of elevation. That's over 2,500 meters. And we've had a wonderful year for wildflowers. So much snow this past winter, you can still see it on the mountains behind me, giving moisture to feed all these wildflowers. And this plant, the green gentian, we call it the green cross gentian because of these flowers that have a beautiful cross shape. It's also known as monument plant, and the botanical name is Frisia speciosa. But whatever we call her, she is such a help to us in this time because we face such challenges, and this gives us the strength to face all of the challenges of our time. So let's take a journey and understand about this wonderful healing plant, the green cross gentian. The green gentian is the relative of the plant Dr. Bach used for his gentian flower essence,
for cultivating strength and perseverance for those who face personal setbacks in their lives. Unlike the diminutive gentian of the English fields, the green gentian, also known as monument plant, is a magnificent towering plant up to 6 feet or 2 meters in height and found in the high elevations of the Sierra Nevada mountains. It begins its growth as a lowly rosette of leaves along the ground, and then in the year of its flowering, it sends up a tall stalk covered with flowers. The greenish flowers are 4-petaled in the shape of a cross, hence the name of the flower essence, green cross gentian. This essence brings spiritual forces from above into the cross of the earth, the 4 directions. It gives us the fortitude to overcome defeatism and to take on the suffering of humanity, the suffering of the earth, and to carry this challenge out of a feeling of service and noble sacrifice. Certainly, it is an essence for our time. And now I'm going to talk about another formula based on color, the magenta self-healer. E ora vi parlo di un'altra formula basata sul colore che è il magenta self-healer. It has all magenta colored flowers. E che contiene tutti i fiori tutti del color magenta. So where is magenta on the color spectrum? Quindi dove si trova il magenta nello spettro dei colori? So Johann Goethe, who was a scientist of nature, he looked at the color spectrum as a circle. Qui abbiamo Johann Goethe, che era uno scienziato, diciamo, dei colori, li ha posizionati qua tutti in un cerchio, lo spettro dei colori posizionato in un cerchio. So rather than red and violet being at 2 opposite ends, they come together to create the magenta. E quindi il rosso e il violetto, anziché essere agli opposti, invece qua nel cerchio si uniscono per creare il magenta. So on one hand, we can say that the green is the center of the spectrum. Qui da una parte possiamo dire che il verde è al centro dello spettro, But the magenta is the center on the opposite side. ma il magenta si trova al centro dalla parte opposta. So the green colors connect us with the life force of the earth. Quindi il verde ci connette con le forze vitali della terra. But magenta awakens our inner healing forces for rejuvenation. Ma il magenta invece risveglia le nostre forze di guarigione per ritornare alla vita, diciamo. So the magenta self-healer, that's useful whenever we need to summon our own inner healing forces. Quindi il magenta self-healer è adatto per quando dobbiamo richiamare tutte le nostre forze interiori di guarigione. You can consider it as an expansion of the self-heal essence. Potete considerarlo un'espansione, un potenziamento dell'essenza self-heal. So whenever we're facing a healing challenge, the magenta self-healer is a catalyst for that process of healing. Quindi ogni volta che affrontiamo una sfida di guarigione, un problema di guarigione, magenta self-healer è sicuramente un catalizzatore delle forze di guarigione. So I'll discuss several of the flowers in this essence, in this formula. Ora vi parlo di alcuni fiori presenti in questa formula. This one, called pedicularis, is also known as elephant's head because of the trunk-like elongation. Abbiamo qui pedicularis, che viene chiamata anche testa d'elefante, per via di questa come si può dire, protuberanza, insomma, che sembra la proboscide di un elefante. Yeah, it grows in the high mountain meadows. Cresce nei prati di alta montagna. And it has the feeling I sense as a very ancient plant.
E io ho la sensazione che si tratti di una pianta molto antica. It encouraged a very deep soul memory. E porta una profonda memoria dell'anima. It's a kind of memory that gives us some emotional insight and wisdom about an illness or disease. Una sorta di memoria che ci dà delle intuizioni riguardo alla natura della malattia. So this essence is often used when a disease or an emotional disturbance seems very puzzling. E quindi si usa questa essenza quando una malattia, un disturbo emotivo, non riusciamo a venirne a capo, non capiamo bene di che natura è la malattia o il disturbo. So, for example, there might be a hidden memory from childhood or even a past life that needs to come into awareness. E per cui, per esempio, possono esserci dei ricordi, come dire, soppressi di quando si erano dell'infanzia o addirittura di una vita precedente, che hanno bisogno di essere portati alla coscienza. And this essence of pedicularis helps bring that perspective to our healing journey. E questa essenza di pedicolare ci aiuta a portare proprio quella prospettiva nel nostro viaggio di guarigione. Now, another important remedy in this formula is the love lies bleeding. Un altro rimedio importante all'interno di questa formula è Love Lies Bleeding. We met that in the grief relief formula. E l'abbiamo già incontrato nella formula Grief Relief, sollievo dal dolore. And this ability to accept suffering and sorrow, to understand its spiritual meaning and life purpose, is a key to any deep healing. E quindi questa capacità di accettare la sofferenza e il dolore ci porta a questa capacità di accettare la sofferenza e il dolore e comprendere che hanno un significato spirituale più ampio all'interno della nostra vita. And now, another one of my favorite flowers is Sierra Primrose. E qui un altro dei miei fiori preferiti che è la Sierra Primrose. It's so full of joy and exuberance and gratitude for the gifts of life. Perché è così piena di gioia, di esuberanza e di gratitudine per tutti i doni della vita. So here I am up in the high mountains again of the Sierra Nevada. E qui eccomi ancora in cima alla Sierra Nevada. Greetings from this mountain hillside in the Sierra Nevada. I'm surrounded here by the beautiful wildflower, Sierra Primrose. Primrose, primula, means spring. And although it's late August here, 2019, here at 9,000 feet, it is spring because the snow has just melted and revealed these wildflowers. And you can hear the vibrant snowmelt stream that you can see behind me. And Sierra Primrose, it reminds us of the joy that flows from the abundance of life that is within us and all around us. And it inspires us to feel gratitude, to cherish this life inside of ourselves and all other beings, and within the earth itself, who is the source of all life. So thank you, Sierra Primrose. Sierra Primrose is a native wildflower found only in the mountains of California. Fed by snowmelt streams, it graces the granite rock-strewn slopes of the high Sierra Nevada with a beautiful mat of sweetly fragrant magenta flowers. From the retreating winter snowbanks springs forth the ever-renewing flow of life energy that feeds the Sierra Primrose plants, nestled among the granite rocks full of light-bearing silica.
And now the self-heal essence. E ora l'essenza self-heal. You know, this you could say is the key to the whole Magenta self-healer formula. E questo di fatto è la chiave per tutti i fiori che compongono la formula con i fiori magenta. And it was known by herbalists for many centuries as self-heal or heal all. È stata conosciuta per molti secoli da tutti gli erboristi come self-heal, quindi autoguaritore. And this is because it stimulates the body's own healing potential. Perché è in grado di stimolare il potenziale di autoguarigione del corpo. So as a flower essence, it helps us to resource our own inner capacity for wellness. E quindi come essenza floreale è in grado di farci accedere alla nostra capacità di ritrovare il benessere. And it does this by helping us to learn to listen to the body. Ci aiuta proprio ad ascoltare, ad imparare ad ascoltare il corpo. To take responsibility for our own health choices and lifestyle. E ad assumerci le responsabilità per le nostre scelte che riguardano la nostra salute, il nostro stile di vita. And it combines well with other essences and also with any healing program we may be on. E si combina molto bene con tutte le altre essenze e anche con qualsiasi programma di guarigione che stiamo seguendo. So it's such a catalyst for wellness that we've made it a part of our topical self-heal cream. Ed è un tale catalizzatore che l'abbiamo, come dire, utilizzato come componente principale della nostra crema self-heal. Because the self-heal essence brings healing energy right to the physical body and the energetic body. Perché l'essenza self-heal porta la guarigione direttamente proprio sia al corpo fisico che a quello energetico. It helps us to focus our self-healing forces wherever they're most needed. E ci aiuta a concentrare le forze di guarigione proprio lì dove sono più necessarie. And so this cream can be used just as it is, or it can be used as a base for other formulas as well. Quindi questa crema può essere usata così com'è o anche come base per delle altre formule. Besides the self-heal essence and tincture, it also has aloe vera essence and gel. E oltre all'essenza e alla tintura self-heal c'è anche l'essenza aloe vera e il gel aloe vera. And then it has some herbal oils from the flowers that we collect at Flora. E poi abbiamo anche degli oli erboristici che vengono dai fiori che raccogliamo a Flora. For example, the calendula and the chamomile. Per esempio calendula e camomilla. So the self-heal cream has become popular throughout the world as a way of bringing the energy of self-heal right into the body. E quindi la crema self-heal è di fatto è diventata popolare in tutto il mondo proprio per questa capacità di portare l'autoguarigione dritta nel corpo. So I think that's a good remedy to end this section about how we use these formulas to revitalize and contact the source of energetic healing. Quindi mi sembra un ottimo rimedio per concludere la sezione che riguarda come rivitalizzare il corpo e la nostra energia. So now we're going to talk about how we gain protection and inner strength. E ora invece parliamo di come acquisire protezione e sviluppare forza interiore. So I will discuss our classic formula, the Yarrow Environmental Solution, YES.
E quindi vi parlerò della nostra classica formula soluzione ambientale Yarrow, che in inglese l'acronimo è YES. It offers protection from all kinds of negative environmental energies and gives strength to our immune system. E ci protegge da tutte le influenze ambientali negative e rafforza il nostro sistema immunitario. And this formula has evolved over the past several decades, so I will review its components by way of some history. E quindi questa formula è stata usata molto nelle ultime decine di anni, no? E comunque vi parlo ancora dei suoi componenti. So we start with the yarrow essence, which was one of the first essences I prepared back in 1978. E partiamo dall'essenza di Yarrow Achillea, che è una delle primissime che ho preparato nel 1978. And it was one of the flowers that helped me to learn how to observe the qualities of a plant that are expressed in the flower essence. Ed è un'essenza che mi ha aiutato a capire come assorbire le qualità, percepire le qualità che venivano portate dalle varie essenze floreali. So one of the first things that you see about yarrow is the erect stem. Una delle prime cose che si notano di Yarrow è lo stelo dritto, eretto. And it persists throughout the year. Che è un fiore che resiste durante tutto l'anno. Lots of plants, when they finish flowering, they dry up or they fall away. Molte piante quando terminano la fioritura si seccano e appassiscono. But the yarrow remains standing in the field, even as a dried plant. Ma Yarrow invece rimane dritto nel campo, nei prati, nei campi, anche dopo che si è seccato. So that is an expression of its strength, of its integrity. E questa è un'espressione della sua forza e della sua integrità. But then we see, by contrast, the sensitivity of the feathery leaves. E in contrasto però notiamo invece la sensibilità delle sue foglie che sembrano composte da tante piumette. They're so finely divided that it gave the name milfolium, 1,000 leaves. E sono così tante, così finemente suddivise che da qui viene il nome 1000 foglie. So then we can see how we can take a journey from these sensitive leaves and stem, and then we arrive finally at the summit of the plant, the flowering head. E qui, come in un viaggio, vediamo che passiamo da queste foglie piumate lungo lo stelo, lungo il fusto, fino alla cima fiorita. So the many flowers form a flat-like protective canopy called a corymb. E i fiori uniti uno vicino all'altro formano una sorta di, come si può dire, tetto piatto che si chiama corimbo, che ha una funzione quasi protettiva. And when I have an inner visualization of this, I feel like I have a canopy or an umbrella of white light protecting me. E quando io faccio una visualizzazione su questo fiore è proprio come se vedessi una sorta di tetto, di tettoia, di ombrello di vita selvatica che mi protegge. And as a member of the Asteraceae family, each flower actually consists of many individual florets. Ed è un membro della famiglia delle Asteracee e di fatto un fiore è costituito da molti piccoli singoli fiori che fanno un tutto. So the complexity and organization of this plant is amazing. Quindi la complessità e l'organizzazione di questa pianta sono sorprendenti. You have many flowers, and each of those flowers is made up of many little individual florets.
Quindi avete molti fiori e ciascuno di questi è composto a sua volta da molti piccoli singoli fiori. And you can see here in the detail the central florets and then each of the petal-like ray florets. E potete vedere qui nel dettaglio che ciascuno dei fiori, ciascuno dei petali contiene a sua volta ancora dei piccoli fiori. Yeah. So now one thing we know from the herbal use of the yarrow is that it stops bleeding. Una delle conoscenze che abbiamo dal punto di vista erboristico di yarrow, delle cose che sappiamo di yarrow, è che ferma il sanguinamento. Actually, the ancient Greek soldiers carried the yarrow herb into battle for physical and spiritual protection. Di fatto gli antichi greci portavano l'erba achillea in battaglia per avere protezione fisica e spirituale. And you probably know the Greek legend of Achilles, who had the wound in his heel. E tutti sicuramente conoscerete la leggenda di Achille che è stato ferito al tallone. So that's really the image of the vulnerable place, the vulnerability. E qui abbiamo proprio l'immagine della vulnerabilità. And in herbal medicine, yarrow is known as a vulnerary herb, which means an herb that heals wounds. E in erboristeria è proprio conosciuta Achillea come la pianta che guarisce le ferite. But we can understand that at the level of the soul, that we feel vulnerable when we're open and sensitive. E a livello invece di anima noi siamo vulnerabili quando siamo troppo aperti e sensibili. So the flower essence of the yarrow, it combines the qualities of strength and organization with this sensitivity and openness. Quindi di fatto l'essenza di yarrow combina le qualità di forza, della forza e della capacità di organizzazione con la sensibilità e la capacità di essere aperti. And it's excellent for healers or counselors or anyone who wants to be both sensitive and protected. Ed è perfetta per tutti i guaritori, per i counselor e tutti coloro che desiderano avere, portare sensibilità e allo stesso tempo sentirsi protetti. Now, a little bit of history. Back in the 1980s, we were discussing with a homeopath about what would be helpful for radiation. Un po' di storia, negli anni '80 si parlava con un omeopata di che cosa avrebbe potuto essere d'aiuto in caso di radiazioni. And he had developed a formula of flower remedies in sea salt. E lui aveva sviluppato una formula di rimedi floreali con sale marino. And then a few weeks later, there was the nuclear disaster in Chernobyl. E qualche settimana dopo si è verificato il disastro di Chernobyl. And we got questions from many people, especially in Europe, if we had a formula to help protect their energy body from this. E quindi a seguito di questo disastro abbiamo ricevuto tantissime domande, specialmente dall'Europa, da persone che ci chiedevano come proteggere i loro corpi energetici da questo. And that's when we made what we first called the yarrow radiation remedy, or later yarrow special formula. E qui è quando è nato il rimedio che all'inizio si chiamava rimedio yarrow per le radiazioni, e poi è diventato la formula speciale yarrow. And that was the flower essence of yarrow in a base of sea salt water. E di fatto era l'essenza del fiore yarrow in una base di acqua contenente sale marino. The idea of the salt is that it has a structural integrity that helps build the strong formative forces.
E di fatto l'idea del sale era perché di fatto contiene una struttura che aiuta a costruire le forze, diciamo, formative nel nostro corpo energetico. And so that enhances the form qualities of the yarrow itself. E quindi sostiene e amplifica le forze strutturali, diciamo, dello yarrow stesso, dell'essenza stessa di yarrow. So then, nearly a decade later, we expanded the formula to include arnica and echinacea. E quasi un decennio più tardi abbiamo ampliato la formula e vi abbiamo incluso anche arnica ed echinacea. So the arnica that brings the spiritual forces down into matter. Quindi arnica che porta le forze spirituali giù dentro nella materia. And echinacea that helps our physical body then to be strengthened with the spirit. E invece echinacea che aiuta il nostro corpo fisico a essere rafforzato dallo spirito. And then yarrow in the center. E poi abbiamo yarrow al centro, achillea al centro. Bringing together the spiritual light and this material form. Che combina la luce spirituale e la forza fisica. And also to this formula we added the herbal tinctures of yarrow and echinacea. E a questa formula abbiamo aggiunto anche la tintura di yarrow e di echinacea. So I had mentioned how the yarrow was in the Asteraceae family of composites. Quindi vi dicevo prima che yarrow fa parte della famiglia delle asteracee, delle composite. Each flower is a composite of many flowers, and then the yarrow, its flower head, has again many flowers. Quindi dove ogni fiore, diciamo, è composto da tanti piccoli fiori, e questa composizione la ritroviamo precisamente in yarrow. And so each of these three flowers are now a member of that family of the composites. E ciascuno di questi tre fiori fa parte di questa famiglia delle composite. And all of these have to do with organization and integrity of the spiritual self that helps us be strong in our individuality. E tutti questi fiori hanno a che fare con la organizzazione, le capacità di organizzazione e la forza spirituale che ci aiutano a mantenere l'integrità. So let's talk about the arnica. Quindi ora parliamo di arnica. We make the arnica from a native arnica that is found in the high mountain meadows fed by the pure snowmelt. E noi produciamo arnica dai fiori che crescono localmente nei prati di alta montagna e vengono alimentati dai ruscelli che si formano dalla neve che si scioglie. And this native arnica is a very close relative of the European Arnica montana. E questa arnica nativa di quella della Sierra Nevada è un parente stretto dell'arnica europea. And you know arnica as a herbal and homeopathic remedy for trauma. E voi sapete che arnica è un rimedio sia erboristico che omeopatico per i traumi. But what arnica does as a flower essence is that it promotes our embodiment. Ma a livello di essenza floreale favorisce l'incarnazione, l'essere presente nel corpo. It brings our spiritual awareness into the body or into particularly a place where we've been traumatized. E porta la nostra consapevolezza spirituale dentro nel corpo e in particolare proprio lì dove abbiamo subito un trauma. And then there's echinacea. E poi abbiamo echinacea. You can see in the echinacea flower the very epitome of this composite organization. E in echinacea potete vedere benissimo questa caratteristica delle composite dell'organizzazione.
It has all this geometry of structure and beauty that is based on the spirals of the Fibonacci sequence. E vedete questa bellissima geometria nella struttura, veramente di una bellezza unica, che è basata sulla sequenza di Fibonacci. And you know the echinacea tincture as an herb for the immune system. E echinacea esiste anche come rimedio erboristico in forma di tintura per il sistema immunitario. So what is the immune system actually? Di fatto che cos'è il sistema immunitario? The immune system is what helps us discriminate as to what belongs to our organism and what is detrimental and shouldn't be part of us. Di fatto il sistema immunitario è quello che ci aiuta a discriminare, insomma quello che fa parte del nostro corpo, del nostro corpo, e quello che non ne fa parte, che addirittura può essere nocivo per il nostro corpo. So, for example, an underactive immune system would allow pathogens and noxious influences to overwhelm us. Per esempio, un sistema immunitario debole consentirebbe a degli agenti patogeni o a delle influenze nocive di attaccarci. But a hyperactive immune system would lead to allergic reactions and autoimmune illness. Ma nel contempo invece un sistema immunitario iperattivo ci porterebbe all'allergia e a non tollerare un sacco di sostanze. So the healthy immune system holds a balance between the self and the other. Quindi un sistema immunitario equilibrato mantiene appunto il giusto equilibrio tra il sé, tra noi e gli altri. So the echinacea flower essence works on what we could call the immune system of the soul. Quindi l'essenza floreale di echinacea di fatto potremmo dire che lavora con il sistema immunitario dell'anima. So it helps us to feel a strong sense of ourself. Quindi ci aiuta ad avere un forte senso di noi stessi. It helps us to feel whole when we feel shattered by trauma. E ci aiuta a sentirci integri, quando invece ci sentiamo a pezzi e disgregati da un trauma. And now we took another step in 2003 when we expanded the formula to include 2 other types of yarrow. E ora facciamo un altro passo in avanti nella storia, arriviamo al 2003, quando nella formula abbiamo incluso altri tipi di achillea. So one of the qualities of a plant that expresses its flower essence is the color. Una delle qualità con cui una delle modalità con cui i fiori esprimono le proprie qualità è il colore dei fiori. The pink yarrow has to do with the protection more of our emotional body. Quindi Pink Yarrow ha a che vedere più con la protezione del nostro corpo emotivo. The sensitivity that we feel towards the emotions of others. La sensibilità che noi possiamo avere nel percepire le emozioni degli altri. The golden yarrow has to do with our sensitivity when we are expressing ourselves creatively. Con Golden Yarrow invece ha a che vedere con la nostra sensibilità quando ci esprimiamo in senso creativo. So it's a more outgoing or yang energy. Quindi si tratta di un'energia più di tipo yang, più estroversa. Where the pink yarrow is more on the yin side. Mentre Pink Yarrow è più un'energia di tipo yin. And then the white in the center is our psychic protection, our integrity. E qui nel centro invece abbiamo l'immagine del Yarrow, che è per la nostra protezione psichica. So this is when we name the formula the Yarrow Environmental Solution. E quindi questo è perché abbiamo chiamato la nostra formula soluzione ambientale Yarrow.
So pink yarrow is about maintaining healthy emotional boundaries. E quindi abbiamo pink chiaro che riguarda la capacità di mantenere dei sani confini emotivi. For example, if we feel emotionally enmeshed in a relationship and we can't distinguish what are our emotions from someone else's emotions. Per esempio, quando ci troviamo in una relazione siamo così talmente presi che non siamo in grado di distinguere quali sono le nostre emozioni e quali sono quelle dell'altro. Now the golden yarrow, which is a much stronger plant, E invece abbiamo golden yarrow, che è una pianta molto più forte. this is for the person who is more outgoing and yet is sensitive to the energies of others. E di fatto è la pianta per quelle persone che sono molto estroverse, ma allo stesso tempo hanno una grande sensibilità nei confronti degli altri. Yeah, so one of the examples of how this was used is for musicians. Per esempio, uno degli esempi in cui questa pianta può essere utilizzata è per i musicisti. This Brazilian musician from the Brazil Symphony Orchestra used the golden yarrow. Questo musicista che fa parte dell'Orchestra Sinfonica del Brasile assume yarrow, il golden yarrow. He found that many of the musicians would use beta blockers because of their performance anxiety. Ci diceva che molti dei musicisti assumono dei beta bloccanti per gestire l'ansia da performance. And while it controlled the symptoms of the anxiety, they felt that they didn't have the same sensitivity to the music. E se da una parte questo li aiutava a controllare l'ansia, però si rendevano conto che non avevano più la stessa sensibilità per percepire la musica. And so since flower essences were so well known in Brazil, he used the golden yarrow. E dato che le essenze floreali sono molto ben conosciute in Brasile, lui ha utilizzato golden yarrow. And this allowed him to feel the full sensitivity to the music, but not to feel overwhelmed by the energy coming from the audience. E quindi questo gli ha consentito di rimanere sensibile per quanto riguardava la percezione della musica, ma allo stesso tempo di non sentirsi sopraffatto dall'emozione che arrivava dalla platea, dal pubblico. And when he came to the United States and started playing in orchestras there, he told all his musicians about this. E quando è venuto negli Stati Uniti ha cominciato a suonare all'interno di un'orchestra lì negli Stati Uniti, l'ha detto a tutti gli altri musicisti dell'orchestra. And suddenly it became a popular thing in classical music. E così nella musica classica il golden yarrow è diventato molto popolare. So this is the wonderful yarrow environmental solution. E questa è la nostra meravigliosa formula ambientale yarrow. Many uses, from travel to being around computers, polluted environments. Che ha molti usi, va bene per quando si è in viaggio, per chi lavora al computer, per proteggerci dalle energie, diciamo, negative, dall'irradiamento negativo. And of course, in this time when we feel so vulnerable to disease. E anche in questo periodo quando ci sentiamo così vulnerabili rispetto alla malattia. So this is my sharing with you today. Ecco, questo è quello che volevo condividere con voi oggi. Yeah. Do we have any comments or questions? Avete dei commenti o avete delle domande? Vorrei una conferma da Richard. Io ho avuto un'ottima esperienza come protezione e dopo i vaccini. Non riesco a capire forse se è una domanda oppure una richiesta. Invece Mara domanda, yes, può essere usata anche per lungo periodo o più come rimedio di emergenza? Grazie. Okay, I start from the last one. Mara is asking if the yes formula can be used for longer periods or just as an emergency remedy.
It's usually used in a situation, more temporary. Di solito viene usata per situazioni, diciamo, temporanee. But it could be used long term if somebody has a pattern of sensitivity to the environment. Ma può anche essere usata per periodi più lunghi se una persona mostra di avere una sorta di, come dire, schema nella sua relazione con l'ambiente. More typically, people use an individualized formula for long term. Di solito le persone però utilizzano delle formule, diciamo, più personalizzate se devono utilizzarle per tempi più lunghi. And then there was somebody asking about, not really asking, was making a comment really, about this formula, which was found very good for protection also after vaccines. I'm not understanding. What's the comment or question? It was a comment. As far as I understand, it was a comment from Luigi. Lorenzo qua confermami o smentiscimi. Luigi diceva che ha avuto un'ottima esperienza con Yes anche dopo i vaccini. Sì, è come protezione. Ok, Luigi was making his comment. Chiedeva una conferma appunto se Yes può essere usato come protezione dopo i vaccini, insomma. Ah, sorry, it was more of a question than a comment. So Luigi was asking if Yes can be used as a protection after vaccines. Oh, we have no experience with that. Purtroppo non abbiamo esperienza in materia, non te lo so dire. Ok, poi Franca purtroppo domanda, più che altro perché si è collegata dopo, domanda come si chiama la formula con i fiori verdi, quella che ne abbiamo parlato prima in presentazione. Franca is asking what's the name of the formula containing the green flowers. The green flowers? Yeah, so we call grounding green. I think you have a different name in Italy. La formula in inglese si chiama grounding green, quindi il verde, radicamento verde sarebbe in italiano. So, Paolo, what is the name? Paolo, qual è il nome commerciale, diciamo, italiano che abbiamo per questa formula? Devo guardare sotto, prendo il coso perché non ce l'ho sotto presente, io conosco anche come grounding green. Ok. Guarda il nome. C'è una richiesta, there is a question, if there will be a webinar regarding the explanation how to use the oil. We have to, the question is from our people that... how to use the oils? Yes. Yeah, we have. Do you have a translation of our brochure? Yes, we have, but Yeah, they asked to have a webinar about this. Maybe we will talk about that in the future, okay? Yeah, well, just briefly to say the oils can be used in bath and they can be used as massage or just to put on your body, either way. Per quanto riguarda la richiesta di come vanno usati gli oli, molto brevemente vi dico si possono usare sicuramente nel bagno o anche per massaggio. La traduzione di grounding green comunque è nutrimento da madre terra. Grazie Luigi. Ok. Le formule con i colori riequilibrano anche i chakra. Avete trovato possibili relazioni? Sempre Mara. Mara is asking if the formula based on colors, do they balance chakras as well? Well, it's interesting to make a lot of correlations, but I don't want to go into some artificial correlation of each color is for each chakra. So, allora, è molto interessante perché si possono fare molte, diciamo, correlazioni, ma non vorrei parlare di ogni correlazione relativa a ciascun colore. Yeah, so I think the flower essences work on many chakras.
In Io generale dice, credo che le essenze floreali lavorino sicuramente sui chakra, su molti dei chakra. I mean, there are certain ones that might work with the throat chakra to express, or a lot of them work with the heart. You know, I would say that the active 8 works a lot with the third chakra, with the will, but it's not an exact one-to-one correlation. Sicuramente ci sono delle essenze che lavorano per esempio sul chakra della gola e favoriscono la capacità di espressione. Per esempio la formula Activate lavora molto bene sul terzo chakra, il chakra della volontà, però ecco, non mi spingerei a dire che per ogni chakra c'è un fiore particolare o una formula particolare. Maurizio domanda, per chi deve proteggersi di notte da attacchi di energie negative, restando aperti alle richieste sciamaniche di guarigione, penso si sia dimenticato la parte finale, ovvero cosa si può utilizzare, deduco. Maurizio is asking if someone has to protect himself during the night from the attacks of negative forces, while at the same time remaining open to the shamanic healing forces. What would you suggest? Oh, wow. Well, first of all, to make suggestions based on a short question for an individual, I can only give you indications, not diagnosis. Allora, per quanto riguarda le richieste fatte, diciamo, sulla base individuale, vi posso semplicemente dare dei suggerimenti, non chiaramente fare delle diagnosi. But two to consider are the yarrow and the St. John's wort. Io consiglierei yarrow e St. John's wort. The yarrow is very much the idea of protection while remaining open and sensitive. Perché yarrow ha questa proprio capacità di proteggere e nel contempo mantenere aperti. And the St. John's wort, one of its qualities is protection against negative spirit. E invece per St. John's wort dico che una delle sue caratteristiche è proprio la capacità di proteggere contro le forze negative. Even the Greek name Hypericum means over a spirit. E il suo nome greco, Iperico, significa spirito che sta sopra. And, you know, it has to do with the expansion of light when we can go too far out of our body. E ha a che vedere per quelle occasioni in cui ci spingiamo troppo al di là del nostro corpo. Yeah. Alessia domanda, Magenta Self Healer è indicato anche per persone che stanno male nello spirito o nell'anima? Alessia is asking if Magenta Self Healer can be recommended also for people who suffer at a soul level or at a spiritual level. Oh yes, all of these formulas work on the levels of the body and soul, but particularly the Magenta Self-Healer and the Self-Heal Essence give us the confidence to deal with emotional as well as physical challenge. Sì, tutte queste formule le essenze lavorano benissimo sia sul corpo che sullo spirito, in particolare Magenta Self Healer e anche l'essenza singola di Magenta ci permettono di trovare proprio un equilibrio, lavorano bene sia sul corpo che nella parte spirituale. Ottimo. Susanna domanda, Arnica può essere usata anche quando il trauma è molto antico? Susanna is asking if Arnica can be used also when the trauma is ancient. Old trauma, yes. With Star of Bethlehem, the two work together to bring old trauma, healing to old trauma. Sì, va benissimo per tutti i tipi di trauma. What was the other flower essence you mentioned? Star of Bethlehem. Ok, unitamente
a Star of Bethlehem del dottor Bach, arnica va bene per tutti i tipi di trauma. Yeah, we had an experience once of someone who had a wound from childhood that had healed with a scar. Abbiamo avuto l'esperienza di una persona che ha avuto una ferita da bambino e che è guarita ma ha lasciato una cicatrice. And she put arnica on the wound. E lei ha messo l'arnica proprio dove c'era la ferita. And it brought back a memory of childhood of when the wound happened. There was an emotional wounding as well. E questa cosa ha fatto risalire alla superficie il ricordo di quando lei si è ferita, quindi il ricordo della ferita fisica, ma al quale c'era collegata anche una ferita emotiva. And once she worked with those emotional wounds, the physical scar started to disappear. E una volta che lei ha iniziato a lavorare con le ferite emozionali, anche la cicatrice fisica ha cominciato a sparire. Altra domanda, Green Rose è indicato per attacchi di panico? One more question. Green rose can be used in case of panic attacks? Yes, it would be one to consider. Yes. Sì, sarebbe una delle essenze da prendere in considerazione, sì. Questa è una domanda abbastanza lunga, non so se riesci a leggere la chat, se no gliela leggo io. No, io non vedo nulla. Comunque sia. Buonasera, vorrei chiedere una precisazione relativa alla formula Seal Heal, che contiene gel ed essenza di aloe vera. In Europa si deciderà presto, entro marzo, se l'aloe insieme ad altre piante contenenti antrachinoni verrà categoricamente bandita. Vorrei sapere se questo riguarda anche voi negli Stati Uniti e se dovesse passare questa ipotesi non si potranno più usare e vendere prodotti contenenti queste piante. Scusa, contenente, quindi la self-heal contiene, ma in Europa Si chiama, il termine tecnico è antrachinoni, non so se ci sia una traduzione. Okay, we have, I tried to summarize a long question, Richard. Somebody is asking regarding the formula self-heal, and the self-heal gel containing aloe vera as well. This person was asking, was saying that in Europe, they are going to ban substances containing anthrachinoni. I don't know the English word for that, anthrachinonins, I don't know. And he would like to know if in the United States they are doing the same, they are on the same track. Is that something in aloe? Is that an aloe? I guess so. È Yes. qualcosa che è contenuta nell'aloe, questa sostanza? Sì, nell'aloe. Ok. Yes. Yes, it is a substance contained in Aloe vera. Yeah, so it's, I don't know all the details, but it's not in the gel. It's in a different part of the aloe plant that's of concern. Allora, non conosco bene esattamente tutti i dettagli, però credo si tratti di una sostanza che non è contenuta nel gel, ma è in un'altra parte della pianta. But that's the kind of question that's best in an email, and then I can research it further. Ma è un tipo di domanda questa che sarebbe utile avere un'email in modo che io possa fare ulteriori ricerche in proposito. Va bene, allora la segno e la manderemo via email. Direi so che possiamo chiudere. Esatto. They will take note and they will send you, they will forward you an email with this question. Okay. Bene. Io vorrei ringraziare Richard e tutti i partecipanti per averci reso partecipi di questo webinar, di queste informazioni molto utili per tutte. Speriamo di averlo ancora con noi al più presto. E grazie a tutti e vi aspettiamo al prossimo webinar.
Thank you so much, Richard. All the people are very happy about that, and I hope to have you soon in another webinar. And we thank you for all the people that are attending in Facebook and in Zoom. Thank you so much also to Patricia and for all the effort done for us. Okay. Thank you. Thank you for the opportunity to share the message of these flowers. Grazie per avermi dato l'opportunità di condividere il messaggio dei fiori. Thank you, Richard. Bye-bye. Bye-bye.